Ho conosciuto Simone 4 anni fa. Viveva per strada, sopravviveva chiedendo soldi qua e là alla gente, scroccava la corrente al McDonald's per caricare il telefono ed era schiavo della droga. Ormai l'eroina la compri a 2 euro, per cui capisci che è facile per tutti cadere nella dipendenza, soprattutto per le persone più fragili. A casa la situazione non girava per niente, a scuola neanche a parlarne, mettici pure le amicizie negative, ciao, rimaneva solo la strada e la droga. Simone era praticamente morto. Avere poco più di 18 anni, non avere uno straccio di prospettiva davanti a te significa praticamente essere finito. Però ad un certo punto Dio gli ha mandato, come dire, degli angeli, delle persone che si sono affezionate tantissimo a lui, sono diventati suoi amici, lo hanno cercato come dei matti in giro per la città quando aveva il telefono spento, gli hanno offerto 3000 pizze, si sono pure beccati qualche parola, capita. Insomma, gli hanno voluto bene, lo hanno amato, ma neanche questo è bastato. Simone era davvero come morto dentro, viveva da morto, perché non riusciva a far entrare dentro di sé tutto quell'amore che stava ricevendo. Anche se il tuo corpo vive, fai cose, vai in palestra, ma l'amore che ti circonda non ti entra dentro, non solo nelle emozioni, ma proprio nel modo di ragionare, nelle scelte che fai. Questo vuol dire che sei morto. E la droga per Simone era il sepolcro che lo teneva imprigionato. Ero ormai pronto a lasciarmi questa storia alle spalle quando poi è successo qualcosa di assolutamente imprevedibile. L'altro giorno squilla il telefono. Simone, pronto? E non ci potevo credere. Adesso Simone lavora, con quei 4 soldi che guadagna si è preso un appartamentino, scrive canzoni e soprattutto non si droga più. Ora sorride, ringrazia per tutto il bene che ha ricevuto ed è felice. Cioè, se mi avesse chiamato Luis, ciao, sono Luis, e mi avesse detto basta, lascio tutto e divento prete, ci avrei creduto di più. Uno youtuber che diventa prete. Simone non è più lo stesso, non è più dove l'avevo lasciato. Era morto e adesso è cambiato? No, troppo poco direi. Rinato? No, perché le ferite della vita precedente se le porta tutte con sé. Risorto? Sì, Simone è risorto, come Gesù. Il Signore era davvero morto, sigillato nel sepolcro e buono. Le donne vanno a piangere davanti alla sua tomba, i suoi discepoli tutti scappati. E invece risorge, viene fuori dal sepolcro, si rialza dalla morte e da lì si rialzano anche gli altri. I discepoli si caricano a 1000, partono e annunciano il Vangelo in tutto il mondo. Un sacco di gente li vede così felici e dicono, beh, fighi sti cristiani, e si convertono tutti. Nasce la Chiesa e in 448 la fede, cioè la fede nel risorto, si diffonde in tutto il mondo e arriva fino ad oggi, fino a noi, fino a Simone. La resurrezione non è una cosa solo di Gesù, lui è stato il primo a risorgere, perché poi tutti potessimo risorgere con lui. Se Gesù è risorto, se Simone è risorto, allora puoi risorgere anche tu. Puoi alzarti dal sepolcro in cui la tua vita è bloccata. Su, a volte ti basterebbe anche solo alzarti dal divano e smetterla di essere pigro, indolente. Ti sarebbe già tanto alzare lo sguardo dal cellulare per aprirti alla realtà che va ben oltre quella che hai sullo schermo. Puoi alzare le tue aspettative sulla vita, sognare in grande, rischiare per qualcosa di importante, impegnarti per cambiare il mondo. Lo vedi come sta andando il mondo, no? Se nessuno si alza per fare qualcosa, il coronavirus potrebbe non essere il male peggiore che dovremmo affrontare. Bello, dai. Tocca a te, Alzati e diventa quello che sei. Risorgi e comincia a buttare fuori la vita che ti esplode dentro. Da morto che eri, da steso che eri, da stanco, sfiduciato, depresso che eri. Puoi diventare come Gesù e compiere miracoli che neanche ti immagini. E come si fa? Non ti può bastare la tua forza di volontà, nemmeno quelle frasette motivazionali tipo credi in te stesso, va dove ti porta il cuore, meglio un uovo oggi che una gallina domani. È l'amore che ci fa risorgere. Serve un amore più grande, quello che ha creato l'universo, che muove il sole, le altre stelle, che sorregge tutti, che è la pasta delle cose. E quando questo amore sconfinato si concentra su di te, te ne accorgi, perché delle persone, delle circostanze ti stanno facendo capire che tu sei importante. Come te non c'è nessuno, senza di te non si può fare. Allora quell'amore è la potenza che ti può tirare su. Non c'è sepolcro da cui tu non possa venire fuori. Gesù è risorto dalla morte, Simone si è rialzato dalla droga. Ora tocca a te, alzati, ce la puoi fare, perché come mi ha detto Simone, l'amore vince su tutto.